Avete presente quando arriva quel momento in cui ci guardiamo allo specchio, quando siamo soli con noi stessi e ci diciamo: ma perché diavolo non riesco a fare questa cosa? Non sto parlando della dieta che non riusciamo mai ad iniziare o quella cosa che vogliamo dire a qualcuno e non lo facciamo mai. Sto parlando di affrontare quella paura di cui sappiamo solo noi. Ecco, per me è cambiato tutto quando quella volta ho scoperto che alla base di ogni paura, in fondo, c'è la paura di morire. Benvenuti sul mio canale, io sono Rosa e questo è il mio percorso. Non tratterò in dettaglio quanto appena dichiarato, per questo ci sono professionisti che ne hanno le competenze per farlo. Ma ci tenevo a citarlo perché per me è stato un punto di svolta. Non prendetemi per matta, ma ho sempre pensato, o meglio, da un bel po' di anni a questa parte, ho cercato di pensare alla morte con razionalità. Ho voluto pensarci, fare ricerche e in certo senso prepararmi, perché prima o poi, direttamente e indirettamente, tocca a tutti. Quindi, se ho sempre cercato di non avere paura della morte, perché dovrei aver paura di qualcos'altro? E qui ho avuto tipo l'illuminazione divina che mi ha smontato in un secondo e facendomi anche sentire abbastanza cretina. Tutto questo procrastinare perché in fondo ho paura di morire? No, grazie. Nel primo video vi ho avvertiti che con me funzionano i paragoni estremi e le cose radicali. Sono quegli schiaffi in faccia che mi danno una svegliata. Ci farete l'abitudine. Ah, e se non avete idea di che video sto parlando, lo lascio qui, così potete capire di cosa tratto su questo canale. Fine del momento macabro, vi starete chiedendo: ma che diavolo c'entrano le abitudini con la paura? Pensateci bene, non stiamo parlando di cambiamenti facilmente raggiungibili. Altrimenti cosa ci stiamo a fare qui? Perché se ciò che vi manca è la voglia di fare, mi dispiace, ma io non ne vendo. La voglia di fare è direttamente proporzionata alla nostra motivazione e sapete solo voi quanto grande volete che questa sia. Ed ecco che ho già risposto alla domanda del titolo. Sì, mi dispiace, non ho alcun trucco magico da svelarvi. L'unica cosa che posso condividere con voi sono i metodi che funzionano con me. Questi metodi sono dati dalla mia esperienza e da un po' di studi e hanno fatto davvero la differenza. Ma lo sappiamo che prima o poi la pigrizia si impossessa di ognuno di noi, quindi io personalmente mi ritrovo ad avere bisogno periodicamente di rimettermi in carreggiata, altrimenti mi sento persa. Mi sento ferma nella vita, mi sento che non sto concludendo nulla e questo è un senso di frustrazione che nel mio caso è davvero troppo pesante da portare avanti. Noi cambiamo e cresciamo. Ogni anno siamo diversi da come eravamo l'anno precedente. Che vogliamo accettarlo o no, è così. Dunque, i metodi che per noi funzionavano un anno fa o 10 anni fa, non è detto che siano gli stessi che funzionano. E se ad un certo punto della nostra vita ci ritroviamo fermi o persi, non perché dobbiamo andare chissà dove o raggiungere chissà cosa, ma semplicemente perché noi con noi stessi sentiamo di avere un discomfort, di essere insoddisfatti. Ecco che bisogna, diciamo, avere un po' di apertura mentale e andare a spingere un po' di più oppure andare a fare della ricerca e cambiare questi metodi che magari finora hanno funzionato e da un po' di tempo a questa parte ci rendiamo conto che non fanno più parte di noi, non riusciamo più a mantenerli, eccetera, eccetera. Questi sono gli stessi metodi che andrò ad utilizzare per crearmi delle nuove abitudini o lasciarne andare qualcuna che non voglio che facciano più parte della mia vita. Ecco quali sono quindi gli step che solitamente tendo a seguire. La prima cosa che mi piace fare è fare una bella cernita di tutte le cose che voglio fare e trovare quelle che mi interessa fare veramente, quelle che sappiamo perfettamente che daranno un upgrade alla nostra vita. Sono di solito cose molto personali ed è su quelle che dobbiamo concentrarci maggiormente, perché le piccole cose, quelle più facilmente raggiungibili,
dipendono solitamente dalla nostra pigrizia. Non mi sembra il caso di sprecare del tempo per parlare di pigrizia, che dite? Ciò che però per me è importante specificare è che una cosa che per noi è facilmente raggiungibile non è detto che lo sia per qualcun altro. In passato ammetto che ero molto più chiusa da questo punto di vista e paragonavo tutto alle mie capacità, giudicando negativamente coloro che non riuscivano a compiere una cosa che per me era banale. Quindi, con il cambiamento che intendo io, può essere dal cambiare lavoro a voler smettere di mangiarsi le unghie. Lo sapete solo voi quali sono quelle cose che per voi farebbero la differenza. E se non lo sapete, provate a scrivere di getto tutte le cose che vi vengono in mente che vorreste cambiare. Meglio su un quadernino che potrete consultare anche in un secondo momento. Scrivere è molto terapeutico e aiuta molto a chiarirsi le idee. Una volta identificate quelle cose che vogliamo cambiare, bisogna prendersi il tempo per capire quali sono i motivi per cui, secondo voi, non siete ancora riusciti a farlo. Stiamo parlando di cose che vogliamo veramente. I motivi non saranno banali. Ne verranno fuori molti, ma capirete subito quali sono quelli predominanti. Sono di solito quelli che determinano la resa. Quindi, cercando di mettere in ordine di importanza i motivi che siamo riusciti a trovare, tra i primi 3-4, troveremo quasi sicuramente i seguenti. Troppo difficile, quindi non ce la farò mai. Non ho il tempo, costa troppo. Chissà cosa pensano gli altri. Oppure gli altri non mi appoggiano. Qui parliamo in generale, chiaramente, è per quella che è la mia esperienza. Sono consapevole del fatto che esistono situazioni particolari dove si è davvero impossibilitati. Infatti siamo gli unici che capiscono e che decidono quando arriva il momento giusto per fare una certa cosa. È importante ricordarselo. Tuttavia esistono dei metodi, degli esercizi, delle pratiche che sono un po' le cose di cui parlerò io e sconsiglio di arrendersi prima di esserci messi davvero d'impegno. Ecco, per i motivi che ci bloccano, i più comuni, io faccio il gioco del paragone. Con me funziona ricordarmi il più possibile che sono avvantaggiata rispetto a qualcuno che vive in un paese non privilegiato. La gratitudine è la chiave di tutto. E sapete come la si coltiva? È davvero semplice, basta prestare attenzione, notando che se oggi ho un pasto caldo, molte persone non lo hanno e domani potremo non averlo più nemmeno noi. Trovo che coltivare la consapevolezza sia davvero tanto importante. Ecco, ora siamo già a metà strada. Ora siamo molto più consapevoli di cosa vogliamo e dei motivi che ci bloccano. È il momento della pratica. Bisogna fare la prima mossa. Domani ci alziamo e mettiamo in pratica ciò che vogliamo. Come fare? Prendendo e facendolo, alzando il sedere e dandosi una mossa. Banale? Molto meno di quanto pensiate. Ad esempio, io ho bisogno di metodi estremi, altrimenti non combino nulla. Trovate il vostro modo, che sia diretto come il mio o più delicato, non ha importanza. Ma vi avverto che probabilmente il metodo che sceglierete non funzionerà e dovrete cercarne un altro. E dovrete munirvi di pazienza e perseverare, sempre. È matematico essere demotivati se non si vedono i risultati che si desiderano. Dobbiamo provare e provare ancora. Per restare sulla carreggiata e continuare ad essere motivati a provare ancora, funziona moltissimo eliminare le distrazioni. Personalmente ho eliminato dal cellulare delle app che mi toglievano energie, quelle che mi tentavano, quelle che ho capito che mi facevano perdere tempo che tanto mi mancava per fare ciò che volevo. Non ho più un gioco sul telefono, anche se pensate che possa essere innocuo, che magari in realtà non gli dedicate tutto questo tempo, magari lo usate solo quando siete a letto prima di dormire, credetemi, vi fa solo perdere tempo. Ho eliminato anche tutte le app di shopping online e tutti i carrelli da riempire.
Ho smesso di seguire sui social chiunque mi facesse sentire inadeguata o non mi apportasse alcun valore aggiunto nella mia vita. È tempo perso per il mio cervello che io vorrei investire in maniera diversa. Anche la televisione e le piattaforme streaming sono deleterie perché vi tengono ancorati alla serie, alla puntata, alla stagione e così via. Eliminando le distrazioni vi ritroverete da soli con i vostri pensieri ed è proprio in quel momento che avviene la vera magia. Vedrete che quando non avrete più le distrazioni, per un momento vi pentirete di averle eliminate, è normale. Sarà un passaggio automatico circondarsi di cose che riguardano esattamente il vostro cambiamento. Inizierete a seguire sempre più gente che parla delle stesse cose. Troverete libri, articoli al riguardo. Credetemi, sarete circondati. La cosa bella è che questo vi darà moltissima forza e tanta motivazione perché capirete che non siete gli unici. Ne ho un altro, dichiarare apertamente le vostre intenzioni. Questo è per farci sentire un po' in colpa, un po' miserabili se non facciamo quello che diciamo. Una volta ho letto che una cosa non diventa reale finché non la si dice a voce alta, della serie tutto ciò che è nella nostra testa non esiste. A me piace aggiungere che oltre a dirla bisogna anche comportarsi di conseguenza, che poi è una cosa che funziona perfettamente per aumentare l'autostima. Ecco, questi sono alcuni dei metodi che ci tenevo a condividere con voi. È probabile che possano sembrare banali, ma sono parole, perché credetemi, metterli in pratica vi sembrerà una rinuncia. Sta a voi decidere se volete rinunciare alle distrazioni o al cambiamento che desiderate per voi. Ora vi elenco quali sono i cambiamenti che desidero mettere in pratica per me, cose che ho procrastinato per anni. Più avanti vi racconterò come sta andando. Ma non giudicatemi, per alcuni saranno anche cose facili, banali o addirittura inutili. Queste sono le mie, voi pensate alle vostre. Ricordiamoci sempre che siamo tutti quanti in una situazione differente ed è importante identificare quali sono le abitudini che fanno al caso nostro. Non è detto che queste, che sono le mie, possano funzionare e rendere la vostra vita migliore. Vorrei svegliarmi tutte le mattine alle 7. Ancora non ho capito se sono più produttiva la mattina o la sera e per questo vorrei svegliarmi un pochino prima del solito. Fare dei decluttering. Ho detto dei perché non si tratterà solo di me, ma vorrei aiutare anche qualcun altro. Vorrei ridurre l'acquisto di confezioni in plastica, provare il water fasting, lavorare con le sveglie, impostandomi periodi di pausa e periodi di lavoro. Lavorando da casa può essere molto facile distrarsi, fare una transizione verso i detergenti più sostenibili. Ora basta, perché rischio di fare promesse che non riuscirò a mantenere. Ricordate però che non c'è limite al miglioramento. Aggiungo che i miei motivi per cui non sono ancora riuscita a mettere in pratica queste cose che ho appena elencato vanno dalla cattiva organizzazione a cose di carattere sociale. Ne parlerò a tempo debito. Fatemi sapere nei commenti se vi piacerebbe che proponessi una linea guida per restare motivati. Nel frattempo vi auguro di essere gentili con voi stessi e accettare anche il fatto che a volte scegliere di non volerci più provare va bene uguale, purché facciate pace con voi stessi e lo accettiate davvero. Un abbraccio.